Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Eligard, polvere. Innova Pharma SPA. Ultimo aggiornamento. 21 dicembre 2021. Cos'ha Eligard, polvere? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Eligard, polvere durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Eligard? Polvere. Eligard, polvere ha un farmaco a base del principio attivo leuprorelina acetato, appartenente alla categoria degli ormoni rilascianti gonadotropine e nello specifico analoghi dell'ormone liberatore delle gonadotropine. È commercializzato in Italia dall'azienda Innova Pharma SPA. Eligard, polvere può essere prescritto con ricetta RNR, medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. Confezioni. Eligard 45 mg NIET. 1 kit con 1 SIR. Prer. Polv. Più 1 SIR. Prer. Solv. In vaschetta termoformata. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Ricordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA. Concessionario. Innova Pharma SPA. Ricetta. RNR, medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. Classe A. Principio attivo. Leuprorelina acetato. Gruppo terapeutico. Ormoni rilascianti gonadotropine. Forma farmaceutica. Polvere. Indicazioni. Eligard 45 mg ha indicato per il trattamento del cancro della prostata ormonodipendente in stadio avanzato e per il trattamento del cancro della prostata ormonodipendente ad alto rischio localizzato e localmente avanzato, in combinazione con la radioterapia. Posologia. Pazienti adulti di sesso maschile. Eligard 45 mg deve essere somministrato sotto il controllo di personale sanitario in grado di controllare la risposta al trattamento. Eligard 45 mg deve essere somministrato mediante una singola iniezione sottocutanea ogni 6 mesi. La soluzione iniettata forma un deposito di medicinale, garantendo il rilascio prolungato di leuprorelina acetato per 6 mesi. Di norma, la terapia del cancro della prostata in stadio avanzato con Eligard 45 mg richiede un trattamento a lungo termine e non deve essere sospesa quando si verifica una remissione o miglioramento della patologia. Eligard 45 mg può essere utilizzato come terapia adiuvante o neoadiuvante in combinazione con la radioterapia nel cancro della prostata ad alto rischio localizzato e localmente avanzato. La risposta a Eligard 45 mg deve essere monitorata mediante parametri clinici e rilevando i livelli sierici dell'antigene prostatico specifico, PSA. Gli studi clinici hanno dimostrato che i livelli di testosterone aumentano nel corso dei primi 3 giorni di trattamento nella maggior parte dei pazienti non sottoposti a orchiectomia e successivamente si riducono al di sotto dei livelli di castrazione medica nell'arco di 3-4 settimane. Una volta raggiunti, i livelli di castrazione sono mantenuti per l'intera durata del trattamento, episodi di rialzo del testosterone inferiori all'1%. Qualora la risposta di un paziente si riveli subottimale, è necessario verificare che i livelli di testosterone sierico abbiano raggiunto o mantengano i livelli di castrazione. Poiché copyright una mancanza di efficacia può verificarsi in seguito a una preparazione, ricostituzione o somministrazione non corretta, i livelli di testosterone devono essere valutati nei casi di errori di manipolazione sospetti o accertati, vedere il paragrafo 4.4. Nei pazienti con cancro della prostata metastatico resistente alla castrazione, non castrati chirurgicamente, in terapia con un agonista del GnRH, come leuprorelina, ed eligibili per il trattamento con inibitori della biosintesi degli androgeni o con inibitori dei recettori degli androgeni, il trattamento con un agonista del GnRH può essere continuato. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Eligard 45 mg non sono state stabilite nei bambini da 0 a 18 anni di età, vedere anche paragrafo 4.3. Particolari gruppi di pazienti. Non sono stati condotti studi clinici su pazienti con compromissione epatica o renale. Modo di somministrazione. Eligard 45 mg deve essere preparato, ricostituito e somministrato solamente da professionisti sanitari che hanno familiarità con queste procedure. È necessario seguire attentamente le istruzioni per la ricostituzione e la somministrazione, vedere paragrafi 4 e 6. Se il medicinale non ha preparato in modo adeguato, non deve essere somministrato.
Il contenuto delle 2 siringhe sterili preriempite deve essere miscelato immediatamente prima della somministrazione di Eligard 45 mg mediante iniezione sottocutanea. In base ai dati raccolti su animali, le iniezioni endoarteriose o endovenose devono essere rigorosamente evitate. Analogamente ad altri farmaci somministrati mediante iniezione sottocutanea, la sede dell'iniezione deve essere cambiata periodicamente. Controindicazioni: Eligard 45 mg è controindicato nelle donne e nei pazienti in età pediatrica. Ipersensibilità alla leuprorelina acetato, ad altri agonisti del GnRH o a uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Pazienti precedentemente sottoposti ad orchiectomia, come con altri agonisti del GnRH, Eligard 45 mg non determina un ulteriore calo del testosterone sierico in caso di castrazione chirurgica. Come unico trattamento in pazienti con cancro prostatico con compressione midollare o evidenza di metastasi spinali, vedere anche paragrafo 4.4. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Ricostituzione corretta. Sono stati segnalati casi di errori di manipolazione che possono verificarsi durante qualsiasi fase del processo di preparazione e che potenzialmente possono determinare mancanza di efficacia. È necessario, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi farmacocinetici di interazione tra Eligard 45 mg e altri farmaci. Non ci sono segnalazioni di interazioni tra la leuprorelina acetato e altri farmaci. Poiché copyright il trattamento, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Eligard, polvere durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Eligard, polvere durante la gravidanza e l'allattamento? Non pertinente in quanto Eligard 45 mg è controindicato nelle donne. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sugli effetti di Eligard 45 mg sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. La capacità di guidare veicoli e l'uso di macchinari possono essere alterati da spossatezza, capogiri e disturbi visivi che rientrano tra i possibili effetti indesiderati del trattamento o causati dalla patologia di base. Effetti indesiderati. Le reazioni avverse osservate durante il trattamento con Eligard 45 mg sono dovute principalmente all'azione farmacologica specifica della leuprorelina acetato, cioè all'aumento e alla diminuzione di taluni livelli ormonali. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Un sovradosaggio intenzionale di Eligard 45 mg è improbabile e non vi sono presupposti per l'abuso del farmaco. Non ci sono state segnalazioni di abuso o di sovradosaggio verificatesi con la leuprorelina acetato nella pratica clinica, ma nel caso si verifichi una esposizione eccessiva, sono raccomandati il monitoraggio e il trattamento sintomatico di supporto del paziente. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Analoghi dell'ormone liberatore delle gonadotropine. Codice ATC L02E02. La leuprorelina acetato ha un norapeptide di sintesi, agonista dell'ormone liberatore delle gonadotropine, GnRH, presente fisiologicamente che, somministrato con, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Nei pazienti con carcinoma della prostata in stadio avanzato, le concentrazioni sieriche medie di leuprorelina in seguito all'iniezione iniziale salgono a 82 ng/ml a 4,4 ore, Cmax, dopo l'iniezione. Dati preclinici di sicurezza. Studi preclinici con leuprorelina acetato hanno evidenziato, in entrambi i sessi, effetti sul sistema riproduttivo che erano attesi sulla base delle note proprietà farmacologiche. Questi effetti hanno mostrato di essere: elenco degli eccipienti, solvente, siringa A, copolimero degli acidi di L-lattico e glicolico, 85-15, N-metilpirrolidone, polvere, siringa B, nessuno. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Eligard, polvere a base di leuprorelina acetato sono: Eligard, polvere. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.